pizze sono pronte. Questa è una pizza fatta a casa. Buon appetito! Ciao, sono Andrea Sambito e mi definisco un pizzaiolo cresciuto tra i panifici. Oggi faremo insieme la pizza napoletana. Per poter fare la pizza napoletana abbiamo bisogno di una farina di tipo grano tenero, 00. Questo perché l'impasto risulterà molto più soffice. La forza della farina deve essere di 300, quindi una farina abbastanza forte in modo tale da reggere una lunga lievitazione. Dopodiché abbiamo bisogno di malto, l'1% di malto in polvere sul totale della farina, lievito di birra fresco. Se usiamo il lievito di birra fresco servirà lo 0,2%. Se utilizziamo invece il lievito di birra in polvere dovremo utilizzare 1/3. Dopodiché il sale, l'olio extravergine e l'acqua. L'acqua è importante che sia non troppo calcarea e dovremmo arrivare a un'idratazione del 68%, quindi un impasto molto idratato. Partiamo dal principio, quindi impastiamo a mano. Preparata la fontana, piano piano si aggiunge l'acqua. Quindi dall'esterno portiamo la farina verso il centro. Quando viene assorbita aggiungiamo il resto piano piano. Il concetto è quello di preparare un impasto grezzo. Lo impasteremo quando tutta quanta l'acqua sarà assorbita dalla farina. Quindi con molta pazienza, cercando di non far uscire fuori l'acqua, la si aggiunge man mano. Ok, tutta l'acqua è stata messa. Prendiamo tutta la farina che c'è sul tavolo e se abbiamo bisogno usiamo la raspa per staccare tutta la farina che c'è sul tavolo, quindi questo strumento è importante per poter lavorare in modo professionale. Quindi ora quello che devo ottenere non è un impasto liscio, non devo formare glutine, devo solamente far assorbire tutta la farina. Lasciate l'impasto così com'è per mezz'ora senza coprirlo, non c'è alcun bisogno. Vedrete che tra mezz'ora sarà molto più facile da lavorare e ripartiremo con lievito e malto. Trascorsi 30 minuti, l'impasto, come vedete, è molto estensibile e ora sarà molto più facile poterlo lavorare. Possiamo riprendere e impastare. Prendiamo il lievito e si sbriciola di sopra. Contemporaneamente possiamo aggiungere il malto. Sto utilizzando una quantità molto piccola di lievito di birra. Questo perché la lievitazione e maturazione sarà di un giorno. Quindi questo più l'utilizzo del frigorifero e l'utilizzo di una farina di forza farà in modo tale che otterrò un prodotto leggero, digeribile e profumato. Vedete? Già la maglia è praticamente già fatta. Sicuramente vi verrà voglia di aggiungere altra farina perché l'impasto magari può risultare ancora un po' appiccicoso. Dovete immaginare che fare un impasto è come costruire un edificio. Le fondamenta sono acqua e farina che creano il glutine. Da qui si può costruire il resto, quindi aggiungere il lievito, il malto, il sale e l'olio. Vediamo come si impasta bene. Quindi prendiamo l'impasto, diamo questa forma, prendiamo la parte più in alto, lo alziamo e lo capovolgiamo e si richiude. Questo vuol dire dare una piega. Più lo facciamo in maniera vigorosa, più l'impasto prende forza e diventa liscio. Ora la struttura l'abbiamo, quindi manca il penultimo, il sale. Quindi si allarga bene e si sparge su tutto l'impasto.
Vedrete che dopo che lo si impasta per già un minuto, l'impasto sarà molto più asciutto, molto più tenace, perché il sale, oltre che dare sapore, rende la maglia più tenace, più rigida, ed è quindi molto importante aggiungerlo durante questa fase e non all'inizio. Se lo aggiungessimo subito, rischiamo che l'impasto diventa subito tenace e difficile da impastare. La quantità necessaria di sale è sempre del 2%, non esagerate, rischiate che dopo che l'avete mangiata diventi indigesta, troppo salata e la notte berrete bottiglie di acqua. Quindi 2% è la quantità ideale. Ok, possiamo aggiungere l'olio. Passiamo all'olio extravergine. Dobbiamo mettere 10 g di olio, quindi il 2% su 500 g di farina. L'olio, come l'acqua che va aggiunta dopo il sale, deve essere aggiunta gradualmente. Quindi se abbiamo 10 g di olio lo aggiungeremo per 3 o 4 volte. Quindi facciamo una conca dove mettere un po' di olio e si schiaccia. L'olio deve essere extravergine perché in questa maniera diamo del sapore in più all'impasto. L'olio, oltre che appunto dare sapore, dà anche sofficità. E la pizza napoletana è caratteristica perché è soffice, non è croccante. Si lavora sempre di pieghe. Questo tipo di lavoro deve essere fatto abbastanza velocemente perché stiamo impastando a mano, quindi le nostre mani sono molto calde. Arriviamo a una temperatura di 36 gradi. Quindi, prima cosa importante è utilizzare acqua fredda. L'acqua è l'unica variabile che possiamo utilizzare per ottenere un impasto alla temperatura che vogliamo. E qui l'impasto che vogliamo ottenere non deve essere caldo, non deve lievitare subito. L'ideale sarebbe avere un impasto a 26 gradi. Quindi quando dobbiamo preparare l'autolisi si parte sempre da acqua fredda. Ok, l'ultima parte di olio e l'impasto della pizza è pronto. Possiamo lavorare anche col polso, quindi una mano tiene l'impasto, l'altra lo arrotola. Lavoriamo di polso, si allunga e si stringe, si allunga e si stringe. Il mio consiglio è quello di non utilizzare un'impastatrice se fate un impasto a casa, ma lavoratelo a mano, è più bello, vi dà più la sensazione di conoscere la pasta. Eccolo qui, l'impasto della pizza è pronto, liscio, compatto, la struttura c'è, il sale è stato sciolto bene all'interno della pasta. Cosa facciamo? Lo mettiamo in un contenitore con un velo di olio coperto e si lascia a temperatura ambiente lievitare per un'ora. Dopo un'ora l'impasto sarà cresciuto un po', dopodiché passiamo alla formatura. Ci vediamo tra un'ora. È trascorso un'ora, l'impasto è cresciuto, possiamo formare i panetti, quindi dobbiamo fare dei panetti da 280 grammi. Cosa facciamo? Mettiamo l'impasto dandogli una forma di filoncino e lo dividiamo in 3 parti. Quindi si prende il panetto, ovviamente pesato, e si dà una preforma all'inizio. Siccome è un impasto molto idratato, è bene dare 2 forme. La prima lavorandolo in questa maniera, sempre dandogli una piega leggera. Non mettiamo assolutamente farina. 1, 2 e dobbiamo fare una pirlatura. Come si fa? Si mettono le mani in alto e bisogna quasi strozzare la pasta e ruotarla in questa maniera. Quindi delicato, senza dare troppa forza. E
e si lascia riposare sul tavolo per 10 minuti. Questa operazione è molto importante perché l'impasto è tanto idratato e dando una preforma e una forma definitiva riusciamo a dargli più struttura e forza. Quindi trascorsi 10 minuti possiamo passare alla formatura finale. Quindi semplicemente si ripete la stessa operazione, quindi si prende l'impasto, si ruota, si fa la pirlatura. L'impasto deve essere ben in tensione. Ma la cosa principale è che oltre che diventare duro sopra, sotto deve essere ben chiuso, quindi sotto deve essere in questa maniera. Dopodiché va messo all'interno di contenitori leggermente unti ed ermetici, perché l'aria non deve entrare all'interno. Se entra l'aria si secca la parte superiore e il giorno dopo, quando passiamo alla stesura, rischiamo di rompere l'impasto, quindi è importante tenerlo ben chiuso. Quindi cosa facciamo? Dopo che abbiamo formato l'impasto lo si tiene un'ora a temperatura ambiente, dopodiché si mette in frigorifero nella parte più alta e lo si tiene per un giorno intero. Il giorno successivo, prima di utilizzare l'impasto, lo lasciamo a temperatura ambiente per almeno 2 ore. L'impasto deve essere raddoppiato rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Per ottenere una pizza soffice e alveolata bisogna superare la temperatura di 250 gradi, quindi impostate a 250 gradi il forno su grill. Il calore verrà emesso solamente dalla parte superiore. Staccare la sonda della temperatura ed allontanare dalla serpentina, coprire con della carta argentata e creare 2 camere, quindi utilizzando una pietra spessa che servirà da isolante ed una refrattaria che accumulerà il calore della serpentina. È sufficiente un'ora per raggiungere la temperatura desiderata. Attenzione! Non tenere a lungo questa temperatura. Non ci teniamo responsabili di eventuali problemi al forno. Altro ingrediente fondamentale per fare la pizza margherita è la mozzarella. La mozzarella deve essere fior di latte, assolutamente. E prima di utilizzarla deve essere scolata, quindi prendiamo un colino e si può tagliare a mano, si può utilizzare il coltello. L'importante è non farla troppo fine perché durante la cottura evaporerebbe. Quindi io la faccio a mano questa volta e facciamo dei bei tocchi. Quello che è da fare è togliere il latte che è in eccesso nella mozzarella, perché in cottura rischierebbe di far diventare la pasta troppo umida. Quindi anche dei tocchi abbastanza grossi, così va benissimo. E lo lasciamo per almeno mezz'oretta scolare, in modo tale che il latte in eccesso vada via, e dopodiché si può mettere sulla pizza. Trascorso un giorno è il momento di stendere il panetto, quindi l'impasto è raddoppiato. Mettiamo un po' di farina sopra, lo si stacca con il raschietto e si fa una montagnetta con della farina. In questo momento sto utilizzando una farina di semola perché è molto più facile da gestire per poter poi infornare la pizza. Quindi vedete che l'impasto è molto morbido, è da toccare con veramente attenzione. Si rigira, ok. Ora vediamo la stesura. Questo bordo non deve essere schiacciato, quindi lo disegniamo. Mani con la farina, metto le mani in questa maniera, incrociate, e schiaccio la pasta. Non uso le punte, ma uso la parte più piatta. Ripeto l'operazione al contrario, quindi giro e schiaccio. Gira ancora. Quando la mano entra dentro tutta la pizza, allora vuol dire che ci siamo. Dobbiamo togliere la farina in eccesso. Ok, ora mettiamo la pizza sulla pala
e si passa alla farcitura. Controlliamo che la pizza scivoli, quindi va benissimo. Ok, la cottura della pizza è ultimata. Diamo l'ultimo tocco. Basilico, un giro d'olio e la vostra pizza fatta in casa è pronta. La pizza che stiamo preparando vuole essere un'evoluzione della pizza tradizionale. Siamo abituati a mangiare pizze che contengono sempre latticini o contengono salumi. Invece bisogna andare anche un po' oltre, bisogna andare avanti e incominciare a riscoprire le ricette di ogni regione. Bisogna provare a sperimentare, dare un senso alla pizza. Non vederla più solamente come pizza, solamente la pizza che ha il pomodoro, la mozzarella e il basilico e il grana. Bisogna spingersi oltre, quindi quello che voglio fare io è utilizzare una ricetta totalmente vegana, quindi la prenderò dalla Sicilia, si chiama caponata, creata con pomodoro, cipolla, olive, uvetta, sedano, poi si friggono le melanzane e delle zucchine, si tostano i pinolperi e questa appunto è la salsa che si ottiene cuocendo per almeno una mezz'oretta questi ingredienti. Questo lo useremo come base al posto della classica salsa di pomodoro. Dopodiché, dopo la cottura, metteremo gli altri ingredienti per decorare. Quindi diversi tipi di foglie, abbiamo la foglia di sedano, di finocchio, menta e basilico. Dimenticavo una delle cose più importanti di questa salsa, è che deve essere agrodolce, quindi durante la cottura si aggiungerà anche dell'aceto e dello zucchero. Le pizze sono pronte, non rimane solamente che mangiarle. Ragazzi, guardate che struttura. Questa è una pizza fatta a casa. Buon appetito! Molto buona, cotta bene, la struttura è ottima. Se fate questo sistema la pizza uscirà buonissima.